tutto è nato con un cortometraggio che aveva come protagonisti il bambino, il papà e la mamma, no? Quella storia un po' pazzesca, surreale di questo bambino che chiede a Babbo Natale, no? di ricevere questo regalo particolare. Siccome questo cortometraggio è stato il più premiato cortometraggio rumeno nel mondo, tra l'altro è stato anche nella gara per gli Oscar, Bogdan giustamente, siccome lo conosco da un paio d'anni, da tanti anni, mi diceva mi sono soffermato su questa storia visto che tanta gente, parliamo degli italiani, parliamo degli americani, parliamo dei svizzeri, dei tedeschi, dei francesi, comunque tutti quanti hanno colto questa ironia tragicomica che lui ha utilizzato nel cortometraggio. E quindi da quel momento lui ha sviluppato questo desiderio di creare un lungometraggio dove incorporare questo cortometraggio. Giusto questo volevo aggiungere. I totally agree with you. È d'accordo con quello che ho detto. I wanted to make it's not the short film, it was a film, I wanted to make a film about demolitions in Bucharest. I'm born in Bucharest and Ceausescu actually demolished quite large parts of that city. And that you know that we have the second largest building in the world. It's called House of People, second largest in the world. After the Pentagon. First is the Pentagon and then is this building. But we are a tiny country. So you can imagine, it's like a huge building. And I always wanted to, I was dealing with this, being born in Bucharest. Why? Why did it happen? How? Ho vissuto tutta la sua vita a Bucarest, che comunque è una città grande, però è un paese piccolo. E in questo piccolo paese, la Romania, c'è il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono, perciò lui è rimasto colpito dal fatto che Ceausescu voleva demolire certe case, certi palazzi e da quel pensiero è partito a scrivere. But the script is mine totally, but in some stages I was lost, I have to say, and I was just consulting with some friends and I put them there because it's a moral thing to do, just because they wasted their time listening to my ignorance. Sometimes I was in the haze, let's say. I had too many ideas and I didn't know exactly what was the right way to do it. For instance, I wrote actually two versions of this script. One of them was all these characters were brought in the TV studio. But it was too comical. That would have been too much. Yes. Sì, un'altra versione della sceneggiatura era con tutti i personaggi che avete appena visto nel suo film che erano portati in questo studio televisivo, tutti quanti proprio, però poi l'ha abbandonata. Comunque la sceneggiatura è al 100% firmata da lui, con qualche momento, come ogni creatore, scrittore, sceneggiatore, di consiglio tra amici, sceneggiatori, però comunque è firmata da lui. Because it's a tragic comedy, it's actually a farce, a historical farce, So it's a lot of fiction in this. So I put a lot of archives, a lot of historical truth inside. So they mingle the script with a lot of historical truth. And funny thing is that sometimes when I was inventing something, I reached a historical truth. I'm gonna give you an example, and maybe I should
continue in English? I don't know. Si intrecciano la verità, la realtà con la finzione, è una farsa, no? Una tragicomedia dove lui ha voluto molto giocare con realtà, non realtà, finzione o finzione, documentario realtà, quindi è un suo gioco che l'ha utilizzato dall'inizio della scrittura. This is very important. It says, sometimes I was really inventing a thing, so fiction. And I reached the historical truth. E qualche volta stava creando, inventando, no? Scrivendo una cosa proprio creata dal suo cervello, inventata, e poi realizzava che era veramente accaduta nella storia. That's the miracle of fiction. I'm going to explain it. Il miracolo della Yes. finzione. Oh, there's a lot of Italian films that I love, actually. I mean, like one of my favorite Italian films ever, and maybe one of my favorite films ever, is I ladroni di biciclette. Ah, i ladri di biciclette. Yeah, i ladri, sorry, i ladri di biciclette. Il suo film preferito da sempre è Yeah, Ladri di well, biciclette di I Vittorio love De Sica. that. And then Paolo Sorrentino and a lot of, Visconti. I mean, we actually love a lot Italian films in Romania. Because it's actually now a debate in Romania why I used bolero. And because it's actually very used, maybe, in Romania, maybe. I don't know if it's in Italy, it's very, but I wrote the script as a bolero. Not only, for a lot of reasons actually. First, is I wrote the script as a bolero because I thought, you need instruments to accumulate, like stories, but to have a theme. But slowly, you hear the trumpet, you hear the drums, but not all of them at once. And then I thought, what are the musical pieces? Like when you reach the end, is the climax. And then what other music is like straight, slowly growing. I mean, so this was a narrative reason. I wrote it with the bolero in my mind. That's why it was very suitable for. We just put the bolero and nothing else. Maybe we just cut in the editing a few things, but it was working because it was thought as a bolero. But then there is another reason, but I don't have an explanation for this. It was that in communist Romania, and I remember that clearly, the bolero was everywhere for some reasons, and I don't know why, really. I mean, everybody had this Maurice. Did you have? I mean, your mother, like Maurice Ravel, yes. And on the other hand was Saint-Saëns. Sta chiedendo a me perché sono di origine rumena e anch'io vengo da Bucarest originariamente, insomma, sì, siamo cresciuti con Maurice Ravel e con Bolero. Comunque quello che voleva dire lui è che ha avuto sempre questa colonna sonora in testa come punto di riferimento, che ha fatto sì che sia la guida del suo montaggio, del suo film, e ogni pezzo della sua storia, del suo puzzle, come dicevo prima, fossero come una grande orchestra dove ogni strumento si mettesse insieme con gli altri fino all'apice, quando si arriva, mi sono venuti i brividi, fino all'apice, quando si arriva all'apice, ed è un'esplosione. Così l'ha visto, così l'ha vissuto, così l'ha montato, e quindi di conseguenza ha scelto questa canzone. In più la canzone è la sua infanzia.